Smettete subito di passare oltre. Quello che vedrete in 5 minuti cambierà tutto ciò che sapete sulle 7 regioni italiane. Cimiteri radioattivi, missili in arrivo. No, non è uno di quei video allarmistici, è pura fisica, logica militare, la crudele geografia dell'Italia. Siete pronti? Ecco la verità che nessuno vi ha mai detto. L'Italia non è un paese come gli altri. L'Italia non è neutrale. L'Italia è membro della NATO. L'Italia è il centro delle operazioni militari americane nel Mediterraneo. Sul territorio italiano sono schierati 3.000 soldati americani. Ad Aviano sono stoccate 50 bombe nucleari B-61. Camp Darby, vicino a Pisa, è il più grande deposito di munizioni americano al di fuori degli Stati Uniti. Sigonella, in Sicilia, controlla tutto il Mediterraneo centrale. Vicenza è il centro di comando americano in Africa. L'Italia non è uno spettatore. L'Italia è un centro logistico. È il cervello e il sistema nervoso della presenza militare americana nell'Europa meridionale. E quando scoppierà il conflitto, quando le tensioni aumenteranno, quando la Russia deciderà di intensificare le sue azioni, l'Italia non resterà a guardare. L'Italia diventerà un campo di battaglia. La matematica è fredda come il ghiaccio. La Russia ha circa 1500 testate nucleari attive. Di queste 300 sono dirette verso obiettivi europei e almeno 100 di queste 300 sono dirette verso l'Italia. Non perché Putin odia personalmente gli italiani, ma perché l'Italia è strategicamente vitale, perché l'Italia è indispensabile. Se colpite Aviano, paralizzate la NATO nel Mediterraneo. Se colpite Roma, tagliate il comando politico dell'Europa. Se colpite Milano, ucciderete la produzione industriale bellica. Se colpite Sigonella, accecherete le operazioni navali. Non è una teoria cospirativa. Sono documenti declassificati risalenti alla guerra fredda, piani militari che chiunque può leggere. Il governo italiano non ne parla. Perché? Perché la verità causerebbe il panico di massa. Ma la verità è chiara. 7 regioni italiane diventerebbero zone di morte nucleare. E ve lo dimostrerò. Matematicamente. Con i numeri, con i fatti, con la geografia. Perché succede questo? Per la geografia dell'Apocalisse, l'Italia ha una superficie di 301.340 km². È un paese piccolo, stretto, lungo, densamente popolato, 60 milioni di persone stipate in uno spazio ristretto. Non c'è un oceano a proteggervi, non c'è un deserto a creare distanza, non ci sono montagne sufficienti a bloccare la ricaduta radioattiva. Siete circondati. Da un lato ci sono gli alleati della NATO, dall'altro ci sono i potenziali nemici. Qual è la direzione principale del vento in Italia? Da nord-ovest a sud-est, da ovest a est. Questo significa una cosa semplice e terribile. Quando un'arma nucleare esplode a nord, il vento trasporta la nube radioattiva direttamente in tutto il paese, dalla Lombardia alla Calabria, dal Friuli alla Sicilia. Non si può scappare. Non è possibile scappare. Non è possibile rifugiarsi in un altro paese, perché le autostrade verrebbero chiuse entro 30 minuti. Si può solo essere preparati, oppure si può morire. Non c'è via di mezzo. Ma aspettate, qui le cose si mettono davvero male. La maggior parte degli italiani pensa così. La minaccia nucleare significa un attacco diretto. Se la bomba non cade sulla mia città, sono al sicuro. Sbagliato, completamente sbagliato. L'onda d'urto di un'esplosione nucleare ha un effetto letale in un'area di 3-5 km di diametro, a seconda della potenza dell'esplosione. La radiazione termica brucia tutto ciò che si trova in un raggio di 8-10 km, ma la ricaduta radioattiva, la contaminazione radioattiva, vola a 200,30, a volte 500 km di distanza. Dipende dal vento, dipende dalle condizioni atmosferiche. Ciò significa che anche se vi trovate a 100 km dal luogo dell'impatto, se non siete in un'area protetta, sarete comunque esposti alla ricaduta radioattiva. E indovinate un po', in Italia non ci sono più rifugi. I vecchi rifugi risalenti alla guerra fredda sono stati abbandonati negli anni 90, sono stati trasformati in archivi, magazzini, parcheggi, palestre. Il governo italiano, credendo che la minaccia nucleare fosse scomparsa per sempre, ha sistematicamente smantellato la protezione civile. Spoiler alert, è tornata. Più forte di prima. E questa volta non ci sono sirene che vi avvertono. Non ci sono rifugi in cui potervi riparare. Non c'è un piano di evacuazione. Niente di niente. Ora arriviamo alla parte in cui chi non è preparato non sopravviverà. Vi mostrerò le 7 regioni italiane che diventeranno zone di morte nucleare e vi spiegherò esattamente perché non si tratta di speculazioni.
Si tratta di infrastrutture strategiche, dispiegamento di truppe e pianificazione di obiettivi militari basata sull'importanza industriale. Siete pronti? Cominciamo. Ridione numero 1. Friuli Venezia Giulia. Obiettivo nucleare: se c'è un posto in Italia che matematicamente verrà colpito, quello è il Friuli Venezia Giulia. Perché? 3 parole: base aerea di Aviano. Aviano non è solo un aeroporto militare. Aviano è la spina dorsale delle operazioni della NATO nel Mediterraneo. Qui sono di stanza in modo permanente 3.500 soldati americani, 1.800 ettari di terreno militare. Tutte le operazioni aeree della NATO verso il Medio Oriente, il Nord Africa, i Balcani e l'Europa orientale decollano o atterrano qui. Ogni drone, ogni aereo da combattimento, ogni rifornimento aereo, tutto passa per Aviano. Se si distrugge Aviano, si distrugge la capacità della NATO di mantenere la supremazia aerea nel Mediterraneo. Questo è un obiettivo strategico di prima importanza, non di seconda, non di terza, di prima. E poi ci sono le bombe. Aviano ospita circa 50 bombe nucleari americane B-61. Non si tratta di armi decorative, sono armi nucleari tattiche con una potenza esplosiva compresa tra 0,3 e 50 kilotoni. Per capire il contesto, su Hiroshima è stata sganciata una bomba da 15 kilotoni. Una sola di queste bombe potrebbe vaporizzare Udine, 2 potrebbero distruggere Trieste. Queste bombe sono state progettate per essere utilizzate sul campo di battaglia europeo. Non sono armi strategiche per colpire Mosca. Sono armi tattiche utilizzate per distruggere luoghi di concentrazione di soldati, basi militari e infrastrutture critiche. E la Russia sa esattamente dove si trovano. Lo sa da decenni. Se colpite Aviano, eliminerete le armi nucleari della NATO sul territorio italiano. Se colpite Aviano, paralizzate le operazioni aeree della NATO. La matematica è semplice e spietata. Il Friuli Venezia Giulia è un obiettivo prioritario. E la ricaduta radioattiva. In Italia il vento soffia prevalentemente da nord-ovest a sud-est. Ciò significa che la nube radioattiva di un attacco su Aviano si sposterebbe direttamente verso il Veneto, l'Emilia-Romagna e la costa adriatica. Venezia, Padova, Bologna, Rimini, Ancona, tutte zone contaminate. Milioni di persone, anche se non direttamente colpite dalla bomba, ne risentirebbero. Se vivete in Friuli Venezia Giulia, dovete sapere che avete circa 5 minuti di preavviso. Tutto qui. I missili ipersonici russi volano a una velocità di Mach 10. Il tempo di volo dal confine russo ad Aviano è inferiore a 10 minuti. Missili balistici? Al massimo 15 minuti. L'evacuazione è impossibile. Non c'è tempo per fare le valigie. Non c'è tempo per salvare la propria famiglia. O si è preparati o si diventa storia. Non c'è via di mezzo. Zona numero 2. Lazio, colpo al cuore. Roma, 4,3 milioni di persone nell'area metropolitana. La capitale d'Italia. Il centro del governo. Il Parlamento, Palazzo Chigi. I ministeri, le ambasciate, le banche centrali. Roma non è il cuore militare dell'Italia, ma il suo cervello politico. E sapete cosa succede quando viene decapitato? Il corpo muore, immediatamente, completamente. Un attacco nucleare su Roma non sarebbe un colpo tattico, sarebbe un attacco decapitante. Il governo verrebbe eliminato, i decisori verrebbero eliminati, la catena di comando verrebbe eliminata. Senza una leadership il sistema crollerebbe, non nel giro di giorni, non nel giro di ore, nel giro di minuti. Durante la guerra fredda, Roma era la città più minacciata d'Italia dopo Aviano. Oggi la situazione non è cambiata. La sua importanza simbolica e strategica rende Roma un obiettivo assolutamente obbligatorio, non facoltativo, obbligatorio. Ma Roma non è solo politica. Roma ha anche un'infrastruttura militare. L'aeroporto militare di Centocelle, la base aerea di Pratica di Mare, Ciampino utilizzato per il trasporto militare. E poi, 80 km più a sud, c'è la base navale NATO di Gaeta, dove sono ormeggiate le navi da guerra americane. Un'esplosione nucleare da 300 kilotoni a Roma, una testata strategica standard, creerebbe una palla di fuoco del diametro di 1,5 km. Tutto ciò che si trova al suo interno evapora. Il Colosseo, il Vaticano, il Campidoglio. Tutto. L'onda d'urto distrugge gli edifici in un raggio di 7 km. Le radiazioni termiche causano ustioni di terzo grado fino a 12 km di distanza. E la ricaduta radioattiva? Il vento trasporta la nube radioattiva verso sud-est, Abruzzo, Molise, Campania.
Tutto viene contaminato, milioni di persone nella zona colpita e nessun piano di evacuazione. Le autostrade A1, A24 e A25 si intasano in 20 minuti. Il grande raccordo anulare diventa un enorme parcheggio. Inizia il panico totale. La maggior parte delle persone non muore a causa dell'esplosione, muore a causa delle radiazioni, della fame, del collasso delle infrastrutture e della violenza. Zona numero 3. Lombardia, Illinois. Cuore industriale. Ora la situazione sta diventando economicamente insostenibile, perché la Lombardia non è importante solo dal punto di vista militare, è determinante anche dal punto di vista economico, è di vitale importanza, è indispensabile. Milano, Bergamo, Brescia, Monza, Como, Varese. In Lombardia vivono 10 milioni di persone. È la regione più densamente popolata d'Italia. È anche il motore economico dell'Italia. Il PIL della regione è di 400 miliardi di euro, un quinto dell'economia italiana. Produzione di acciaio, chimica, farmaceutica, energia, logistica, tutto concentrato in un unico punto geografico. Nel gergo militare si parla di obiettivo ad alto valore. Perché? Perché la distruzione di questa regione paralizzerebbe non solo l'Italia, ma l'intera economia europea. Non ci sarebbe produzione, non ci sarebbe catena di approvvigionamento, non ci sarebbe economia di guerra. E la Russia lo sa bene. La Lombardia era già nella lista degli obiettivi durante la guerra fredda. I pianificatori sovietici avevano capito una cosa semplice. Le guerre non si vincono solo sul campo di battaglia. Si vincono nelle fabbriche che producono armi, carri armati, proiettili e componenti elettronici. Facciamo due conti. Un'esplosione nucleare da 500 kilotoni a Milano, una tipica testata strategica, creerebbe una palla di fuoco del diametro di 2 chilometri. Tutto ciò che si trova al suo interno evapora. Il Duomo, la Scala, la stazione centrale, tutto. L'onda d'urto distrugge gli edifici nel raggio di 8 chilometri. La radiazione termica provoca ustioni di terzo grado nel raggio di 15 chilometri. E la ricaduta radioattiva, a seconda del vento, copre un'area di diverse migliaia di chilometri quadrati. Bergamo, Brescia, Como, Pavia, Lodi, Cremona. Tutte nella zona di contaminazione. 10 milioni di persone. L'evacuazione sarebbe fisicamente impossibile. Le autostrade A1, A4, A7, A8, A9 sarebbero intasate. Ci sarebbe il panico totale, il panico assoluto. E la Lombardia è anche il centro logistico della NATO. I trasporti militari, le linee di rifornimento. Tutto passa da questa regione per raggiungere il fronte orientale, i Balcani, l'Europa orientale. Se colpisci la Lombardia, interrompi il rifornimento delle forze NATO. Questa è la guerra strategica moderna. Non è necessario uccidere ogni singolo soldato. È sufficiente distruggere la logistica e l'esercito non potrà più combattere. Semplice, spietato, efficace. Zona numero 4. Sicilia, controllo del Mediterraneo. La Sicilia non è solo un'isola. La Sicilia è una chiave. E la Sicilia ospita Sigonella, la base aerea più importante del Mediterraneo. La base aerea di Sigonella si trova vicino a Catania. Sigonella non ha segreti. Organizza operazioni con i sottomarini, sorveglianza del Nord Africa, sesta flotta americana e coordinamento, rifornimento aereo, logistica, comunicazioni. Qui sono presenti 4.000 soldati SOL. Tutte le operazioni della NATO nel Mediterraneo passano per Sigonella. Tutto ciò che riguarda la sorveglianza. Tutte le pattuglie sottomarine. E se prendete di mira Sigonella, mettete in ginocchio la NATO nel Mediterraneo. È efficace. E poi c'è la popolazione della Sicilia. Catania, 300.000 abitanti. Messina, 230.000. Palermo, 650.000. Popolazione totale della regione, 5 milioni di persone. Pensate a un possibile attacco a Sigonella, non potrete mai scappare. La Sicilia è piccola, le vie di fuga sono poche, i traghetti da Messina, gli aeroporti di Catania e Palermo. Le navi non possono trasportare 5 milioni di persone. Gli aeroporti hanno un'ora di autonomia, altrimenti rimarranno bloccati. Rimarranno lì con la ricaduta radioattiva. La radioattività ucciderà tutti. Zona N5, Campania, centro marittimo del sud. Napoli ha 3 milioni di abitanti. È la megalopoli d'Italia. Ma non è solo popolazione. Napoli è un porto insidioso. Sì,
un porto sia militare che commerciale. È la base degli italiani, un punto di transito per le navi e le imbarcazioni della NATO. Nessuno può passare senza permesso. Tutte le navi passano dalle coste di Napoli. E a Napoli c'è la base aerea NATO di Lago Patria. In Campania c'è anche l'aeroporto di Capodichino, utilizzato dai militari. Se si prende di mira Napoli, si paralizza il Sud Italia. Quando si colpisce Napoli, si tagliano tutti i diritti della NATO. In Campania c'è l'industria. Raffinerie di petrolio. Produzione. Logistica. Se colpite Napoli, non distruggerete solo l'esercito, ma tutto il resto. E il Vesuvio? Molti sanno che il Vesuvio proteggerà dalla ricaduta radioattiva. Ma è un errore. Il Vesuvio può proteggere dalla ricaduta in alcuni punti, ma comunque la zona sarà contaminata. Se ci fosse un'esplosione, non rimarrebbe nemmeno un uccello. Zona N6, Veneto, produzione militare. Vicenza, Padova, Verona, Treviso, Venezia. Il Veneto non è solo turismo e prosecco. Il Veneto ha un'industria forte. Produzione di armi. Telefoni. Logistica militare. Vicenza, Aviano ospita la base americana più potente d'Italia, la caserma Ederle. Il quartier generale dell'esercito americano in Africa, USARAF. Obiettivi industriali di guerra senza contatto, noti come Counter Value Targets. Lo scopo degli obiettivi non è chiaro e viene rivelato solo dopo anni. Se si sparano alle fabbriche, la guerra finisce prima ancora di iniziare. E Venezia? È vicinissima. Se Vicenza viene attaccata, anche Venezia è finita. Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Se ogni anno arrivano decine di migliaia di turisti, si inquina. Zona N7, Puglia, Asse Adriatico. Brindisi, Taranto, Lecce, Bari. La Puglia conquista il sud dell'Adriatico. Taranto, base navale estremamente importante. Tutte le navi vengono costruite qui, nessuno può attaccarla. Un possibile attacco a Taranto comprometterebbe le operazioni navali dell'Italia nell'Adriatico. La Russia minaccia di intervenire nei conflitti che si avvicinano al Mediterraneo passando per questa regione. Un possibile attacco alla Puglia avrebbe effetti radioattivi che contaminerebbero direttamente i mari dell'Adriatico. La pesca finirebbe. La vita nei mari finirebbe. Risultato, una realtà che nessuno vorrebbe affrontare. Queste 7 regioni sono abitate da molte persone che vivono nelle zone vicine alla ricaduta radioattiva. La popolazione italiana, la geografia non sbaglia. La posizione dell'Italia, la base NATO e l'industria sono motivo di guerra nucleare. La NATO e l'Italia non hanno né un rifugio né un piano, non hanno nulla. Non c'è nulla nell'opinione pubblica, nemmeno lo Stato se ne preoccupa, nemmeno i social media ne parlano. La gente pensa che questa guerra non sia possibile, ma se dovesse scoppiare, tutti i paesi del mondo ne sarebbero sconvolti, ma i comandanti dicono che tutto è pronto, i sistemi, i razzi, i proiettili, manca solo l'ordine. Potete solo essere preparati. Potete solo sapere. Potete solo comprendere la realtà della vostra posizione geografica. Oppure potete ignorarla. Potete scrollarvi di dosso la responsabilità. Potete dimenticarlo. Ma quando arriverà la bomba, avrete solo 5 minuti per scappare, non di più. La scelta spetta a voi. Cosa ne pensate? Non dimenticate di iscrivervi per altri video come questo.